Ebbene amici, oggi parleremo del contattore. Questo è un contattore a 400 volts 63 ampere. Amperaggio grosso perché io lo utilizzo per impianti fotovoltaici. Naturalmente parliamo corrente alternata. Abbiamo la bobina in questo contattore e abbiamo due uscite con i relativi ingressi. R1, R3 è l'entrata di una rete, di una linea, R2 e R4 è l'uscita. Poi abbiamo 1 e 3 che è l'altra entrata, 2 e 4 che è l'altra uscita. Le bobine possono, questa è a 220, però il voltaggio può variare in base al vostro scopo, insomma. Io lo utilizzerò nel fotovoltaico, per adesso sfrutterò soltanto una linea. Mi serve in caso di emergenza che dovrebbe dare i numeri l'inverter, cosa assai difficile anche perché è un inverter certificato 021, certificazione europea. Cosa significa? Che allora nel mio inverter io prendo l'ingresso dell'inverter, ci entra l'Enel, poi dall'uscita viene alimentata sia dai pannelli che dalle batterie, però può passare anche l'Enel in caso che non funzionano le batterie o sono scariche o i pannelli non producono. Quindi c'ho sempre la corrente a casa, indipendentemente che produco o non produco. Però cosa potrebbe verificarsi? Prendiamo che può dare qualche problemino l'inverter. Dalla parte d'entrata dell'inverter potrebbe fuoriuscire una parte di tensione che andrebbe al contatore. Fino a quando il contatore è attaccato, nessuno ci mette mano e non succede niente, ma facciamo il caso che arriva un tecnico Enel, stacca la rete nella mia zona perché deve fare una riparazione. Cosa succede? Se il mio inverter per colpa di un guasto immette energia nella rete, il tecnico potrebbe prendere la corrente ed è molto pericoloso. Quindi questa è una sicurezza in più. Già l'inverter di suo separa le due linee, però io per una sicurezza in più metto questo, che significa che quando la bobina è eccitata perché vede l'Enel mi fa passare la tensione verso l'inverter, mentre nel momento in cui sulla rete Enel non c'è più tensione, la bobina non è più eccitata e mi apre il contatto. Aprendomi il contatto non passa più la corrente verso l'inverter, quindi sono sicuro che l'inverter è scollegato sia elettronicamente che meccanicamente dalla rete Enel e posso stare tranquillo. Poi vi faccio vedere come si monta in seguito nel video e vediamo un po' il suo funzionamento a doppia linea, a che cosa potrebbe servire. Ebbene, noi abbiamo la bobina A1 e A2. Questi sono i contatti, l'ingresso dell'alimentazione bobina. Poi abbiamo R1 a questa estremità, all'altra R3 e l'ingresso di una 220. Quindi andiamo già ad alimentare l'ingresso. Riduciamo un po' lo zoom, un attimo solo che ok, così guardiamo meglio. Io sto collegando i cavi R1 ed R2. Facciamo finta che questo è l'inverter. Adesso colleghiamo lato Enel. Questo lo possiamo anche utilizzare con una sola uscita, così quando se ne va la corrente o stacchiamo il contatore in automatico, lui mi va a staccare l'alimentazione che io prendo dall'Enel per alimentare l'inverter. Così meccanicamente, elettronicamente e meccanicamente è separato l'inverter
dalla rete Enel. Ebbene, allora R1 e R2 collegato, 1 e 2 e 1 e 3 collegato. Adesso colleghiamo l'uscita. Facciamo la stessa cosa. R è un ingresso, quindi collegato R2 è collegato, cioè un'uscita. Allora noi abbiamo collegato in R1 e R3 l'entrata e l'uscita ci abbiamo collegato un LED, come potete vedere, in R2 e R4. Non ci resta che collegare adesso l'altro LED. Ok, e abbiamo collegato l'altro LED. Le mettiamo così che poi vediamo il loro funzionamento. Ebbene, adesso dobbiamo alimentare la bobina. In base a quello che vogliamo fare possiamo fare benissimamente un ponte su una delle due linee. Allora in A2 abbiamo collegato e adesso colleghiamo A1. Benissimo, un attimo. Ok, tutto collegato. Adesso guardiamo il funzionamento. Andrò a alimentare tramite una ciabatta. Andiamo a collegare le 220, i due ingressi 220 collegati, tutto collegato. Accendiamo e vediamo cosa succede. Ok, come avete sentito lo scatto, la bobina si è eccitata e mi ha alimentato, mi ha fatto passare la corrente da questa parte, dal lato alla mia sinistra comunque. Vediamo che succede se stacco la bobina. Staccando la bobina, il contattore mi ha chiuso un contatto e mi ha aperto l'altro. Quindi devia la corrente da una parte all'altra. Facciamo finta che era l'inverter. Si stacca l'inverter, l'uscita inverter e passa su Enel o viceversa. Nel mio caso lo monterò con una sola uscita. Quindi cosa significa? Che quando c'è l'Enel e c'è collegato l'inverter sull'uscita Enel, rimarrà alimentato l'inverter. Nel momento in cui stacco Enel, lui mi staccherà anche l'alimentazione all'inverter, onde evitare che potrebbe succedere un guasto e nonostante il tecnico Enel abbia staccato il contatore, potrebbe arrivare una tensione inversa attraverso l'inverter. Ebbene, con questo video, amici e tutti, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, se avete domande lo scrivete sotto nei commenti. Alla prossima, amici.